Perché si rompono i nostri cristalli? Perché a volte si rompono i cristalli che usiamo. Per circa 20 anni, stiamo parlando del XIX secolo, quindi 1800, c'è stato uno scienziato che ha investito 20 anni della sua vita per una ricerca specifica. Ha scoperto che esisteva una cosiddetta forza odica o odica. Wilhelm von Reichenbach, se sbaglio il nome mi perdonerete, scoprì che i magneti non possiedono solo una carica o un polo positivo o un polo negativo. Durante questi 20 anni di ricerca scoprì che i poli del magnete si connettono anche con questa forza odica. Perché questa introduzione, questo collegamento con questo scienziato? Perché i cristalli si comportano nella stessa maniera, si connettono a specifica forza. Scoprì che non sono i poli opposti che si attraggono, ma sono i poli simili che si attraggono. E qui arriva la spiegazione del video di oggi con i cristalli. Quindi i cristalli, proprio perché si connettono a questa forza odica o odica, hanno la caratteristica di allinearsi alla energia che è simile. Quindi nel momento in cui abbiamo un cristallo che ha una determinata energia che appartiene tipicamente a quel dato cristallo, siamo noi che ci allineiamo, utilizziamo proprio i cristalli per allinearci sulla stessa energia che sprigiona il cristallo. Nel momento in cui il cristallo si rompe, significa che l'energia con la quale si è incontrato il cristallo non era assolutamente simile, il cristallo non è riuscito a portare l'energia della persona che utilizza il cristallo sulla stessa energia o vibrazione del cristallo stesso, e la reazione è quella del conflitto, quella del rompimento, dell'uscire delle forze, esattamente come succede in fisica, delle forze che escono fuori, creando una divisione, creando una spaccatura. Quindi tutte le volte che un cristallo rompe, significa che l'energia con la quale si è incontrato era troppo opposta, era troppo forte, e la reazione è stata quella dell'allontanamento. Certamente i cristalli non si rompono, anche perché se una persona decide coscientemente di utilizzare i cristalli, si allineerà sempre più all'energia del cristallo. Succede spesso quando siamo noi in alcune situazioni in cui stiamo indossando i cristalli che si può creare questa situazione strana, che o il cristallo cade, oppure prestiamo il cristallo a qualcuno, utilizziamo il cristallo per fare meditazione con qualcuno, se questo è il nostro lavoro. Succede nel momento in cui si praticano delle meditazioni con delle persone che si vogliono avvicinare alla cristalloterapia. A me è successo una volta durante una meditazione con alcune persone, il cristallo non si è rotto subito, ho distribuito i cristalli che avevo durante la meditazione, li ho ricollocati la sera nella apposita pochette. Il giorno dopo ho visto che il cristallo era spezzato assolutamente in due. Ho cercato di ricordarmi a chi avevo affidato X cristallo che si era rotto, ho riconosciuto e ho risentito l'energia della persona e assolutamente ci stava che il cristallo si fosse rotto. Sul canale YouTube di Nob, Notoli Barcellona, Notoli Back, Notoli Bullshit. Se avete delle domande, dei dubbi, se volete scriverli nei commenti, sarò ben lieta di rispondere. Se il cristallo si rompe non succede niente, ci ha protetto, il che va benissimo, ci ha protetto dalla situazione, dall'energia che è arrivata e che non era assolutamente allineata con la nostra, quindi nessun panico, no panic, si ricompra il cristallo se si vuole ricomprare e si va avanti. Spero che questo video vi possa aver dato delle informazioni utili e ci vediamo alla prossima, state bene, ciao, grazie, ciao ciao ciao.